Amici di YouTube, bentornati sul mio canale. L'altro giorno stavo facendo dei lavoretti utilizzando questa incudine, piccola incudine, e a questo punto mi è venuto in mente di fare un piccolissimo tutorial su come realizzare una forgia da utilizzare nei propri diorami. Ovviamente questo è un tutorial, quindi non è che costruirò l'intero edificio, diciamo farò vedere soltanto uno scorcio, un angolo in cui ci sarà appunto la forgia stessa, un'incudine, un mobile e qualche altro accessorio. Per quanto riguarda la forgia, la faccio in questa maniera, ma ce ne sono di tanti tipi, ci sono quelle in mattoni, eccetera. Faccio il piano dove qua poi verrà messo la carbonella, con 4 gambe di metallo, simulandole con del plasticard quadrato, con alto circa 25 mm, così. E sotto metterò un altro piano. Allora tagliamo le 4 gambe a misura, metto le 4 gambe, ora metto il bordo che trattenga la carbonella e che non impedisca che vada via in giro dappertutto, e lo si incolla così, ovviamente stando attenti che sia dritta, e la stessa cosa si fa sui laterali. Anche meno di così, un po' d'acqua in modo tale da immergerci poi i sassolini. Vediamo, prendiamo una misura, penso che così possa bastare. E rendete un po' realistico la disposizione, la forgia. Ecco fatto. Eventualmente sotto, poi nel supporto sotto si possono inserire degli accessori, che ne so, pezzi di ferro, qualcosa per sagomare i ferri in lavorazione. Facciamo il tubo, ce ne sono anche qui tante versioni, quindi si possono fare innumerevoli modi diversi. Questo potrebbe essere un esempio, cioè fare una cappa di questo tipo qua, tubo quadrato, e poi qua che si apre a tipo K. Oppure si potrebbe fare tipo, per esempio, se qui c'è la forgia con la carbonella, si potrebbe fare una cappa un po' più grossa, che semplicemente va contro il muro così, magari mettendoci un po' di rivetti in questa maniera.
un po' più antica, diciamo, più stile medievale. Cioè le possibilità sono innumerevoli. Io stavo facendo già, pensavo di fare una cosa di questo tipo qui, quindi allora per farla è semplicissimo. Allora potete scegliere o il plasticard, farla in plasticard, oppure se non volete sprecarne plasticard si può fare anche benissimo in cartoncino. In cartoncino in pratica cosa fa? Una volta che avete preso la misura, ritagliate, mettiamo che adesso io l'ho già realizzata, però vi faccio vedere come fare. Allora, questo è, dovete tagliare in profondità, questa è solo una leggera incisione. Adesso le misure non le prendo perché tanto questa è solo una dimostrazione. Ok, e poi di qua così. A questo punto qui avete la vostra struttura della cappa. Le incisioni servono per fare questo lavoro qua e piegare senza che si spacchi, e piegare a 90 gradi i due lati, le due facce esterne. Eventualmente se ne potrebbe fare una quarta, ma tanto andando contro il muro non è necessario. Dopodiché si possono fare dei rinforzi interni prendendo dei quadrati della stessa misura. Adesso vabbè, qui non è proprio un quadrato, della stessa misura, mettendone due o tre lungo la cappa, così, in modo tale da, aspettate che non è fatto a misura, in questo modo qua, in modo tale che incollando il tutto poi la cappa diventi solida e non si muova più. Poi per quanto riguarda invece qui vedete che c'è questa specie di taglio, non so se adesso si riesce a vedere bene, questo taglio qua sta male, qui dovrebbe esserci una saldatura. Allora, per simulare una saldatura io ho fatto in questa maniera, o si può fare in questa maniera: o usate lo stucco epossidico, al solito fate un filamento e poi lo inserite, però è difficile da gestire, mentre invece così è molto più semplice e ottenete più o meno lo stesso effetto. Allora, prendete uno stuzzicadente oppure un qualcosa di appuntito come questo, della colla vinilica, però di quelle rapide, non quella che ci vuole una vita prima che si secchi. Ripulite bene la punta, ecco, dopodiché intingete e lentamente passate lungo tutto il taglio. Non importa, basta proprio in modo tale da riempirlo, ma non troppo. Dopodiché lasciate asciugare un pochino, ma non diciamo qualche minuto. Un attimo, Vabbè, adesso vado veloce per farvi vedere. Una volta che la colla è asciutta, asciutta, un pochino asciutta, ripassate picchiettando. Adesso qui non è asciutta, per cui non si riesce a vedere, dopo vi faccio vedere la parte già fatta. Picchiettando così, in modo tale da simulare la saldatura vera e propria. Ovviamente qui sono saldature piccole, non sono come quelle delle piastre dei carri armati. Ecco, una cosa del genere. In pratica alla fine, non so se si riesce a vedere, dovrebbe venire fuori una roba del genere. Vabbè, adesso qui manca ancora tutti gli effetti di colorazione, dry brushing e varie. E qui è solamente, gli ho dato su una mano veloce, però qua così già si intravede la rugosità della saldatura. E idem di qua adesso ancora. E la stessa cosa poi bisognerà farla lungo il bordo qua e lungo i bordi delle varie piastre della parte bassa della cappa.
Allora, ho ritagliato la parte bassa in un pezzo unico. Attenzione, qua è geometria. Allora, ho fatto le 3 incisioni leggere in modo tale da poterla piegare facilmente, in modo tale che componga una forma geometrica così, di una K. Ecco, dietro magari è un pochino lungo, ma va bene. E poi questo qua verrà messo su così, incollato lì. Poi ho fatto il discorso delle saldature anche qui, lungo il bordo qui e qui, e poi dipinto. Dentro ovviamente sarà tutto dipinto di nero per ovvi motivi essendo una K. E fuori invece ci si può sbizzarrire, o si può fare ogni tipo di invecchiamento possibile. Magari la si può anche schiarire un po' di più di così. Si può simulare la ruggine. Adesso qua questo tutorial non è legato alla colorazione, ma solo a come si fa la costruzione, per cui ho dato su una mano veloce, non sono stato lì a fare effetti particolari. Adesso procedo all'incollaggio delle parti e poi proseguiamo. Per poterlo fare, il ceppo di legno, avete diverse soluzioni. O potete usare, come ho fatto io, della clay, o al limite anche stucco epossidico. La rendete così, rotonda, lisciate, anzi rendete il più piatto possibile le 2 facce estreme, e come misure direi di non superare i 12 mm, più o meno, sì. Come larghezza anche lì un 12 mm di larghezza, in quanto poi, vabbè, adesso qui è solo accennata, l'incudine verrà messa qua così e raggiungerà un'altezza giusta rispetto al figurino. Se la fate troppo alta poi risulterà sbagliata come altezza. Io consiglio di utilizzare la clay o lo stucco, perché poi potete fare la simulazione e la testurizzazione del legno così lungo tutta la superficie, mentre invece se usate ad esempio dei pezzi di legno ritagliati rotondi e messi uno sopra l'altro, oppure dei plasticar, così sarà molto più difficile fare questo tipo di testura. Allora, testurizzato l'intera superficie, adesso aspettate che asciughi, dopodiché ritagliate una striscia di plasticard che abbia la stessa circonferenza del ceppo, e con della colla cianoacrilica la incollate nella parte alta del ceppo, così come state vedendo dal video. Sistemate la striscia per bene in modo che sia perfettamente allineata, dopodiché utilizzando il punch and die con il foro più piccolo create tutta una serie di rivetti che verranno incollati poi lungo tutta la circonferenza della strisciolina che avete ritagliato prima, incollato prima, ricordando di metterli tutti a una distanza uguale uno con l'altro, in modo tale da coprire l'intera circonferenza. Questo rappresenterebbe praticamente un cerchio di metallo con i suoi rivetti sempre di metallo, per cui quando effettuerete la colorazione tenetene conto. Per quanto riguarda gli incudini, come potete vedere, ce ne sono un'infinità, sono tantissimi modelli, c'è di tutte le forme, le misure. Per quanto riguarda l'incudine, direi che rispetto a un figurino forse una misura del genere dovrebbe andare bene, magari un po' più lunga, però diciamo che come lunghezza la farò questa è un po' più lunga, quindi la farò di 24 mm,
e come larghezza direi tra 6 e 7 mm di larghezza. Ho deciso di farlo in stucco epossidico, o meglio, vabbè, io uso il Super Sculpey, ma è uguale. E praticamente ho sagomato la struttura, la parte superiore. Eventualmente, una volta che si è indurito, potete fare delle rifiniture dove magari non è preciso, non è perfetto. Leggermente potete migliorare la struttura. Ecco, magari se nella parte qua non è perfetta, ci sono delle imperfezioni, potrebbe anche andare bene, in quanto gli incudini non è che siano, cioè soprattutto quelli che hanno subito molte ore di lavorazione, non sono più tanto lisci, quindi magari qualche imperfezione ci potrebbe anche stare, lo renderebbe anche più realistico. Ora vediamo come fare il bancone da lavoro. Ho dovuto velocizzare questa parte del video, altrimenti diventava troppo lunga. Inizio con il realizzare il top del bancone tagliando a misura un rettangolo di plasticard da 1 millimetro. Successivamente ritaglio delle strisce, sempre di plasticard, larghe 3 mm e le incollo sopra per simulare le assi di legno del piano di lavoro. Queste assi poi verranno texturizzate con effetto legno, con una punta. Dopodiché ricavo da un tondino di evergreen le 4 gambe del mobile, che in questo caso misurano circa 26 mm di altezza. Dopodiché ritaglio la facciata anteriore e posteriore della struttura, che è lunga circa 58 mm per 21 di altezza. Per ora incollo le 2 gambe solo su quella posteriore. Poi procedo alla realizzazione degli sportelli e dei cassetti, ritagliandoli da un foglio di plasticard da 1/10. Incollandoli poi sulla facciata anteriore del mobile. E qui in questo caso dovete fare molta attenzione a posizionarli correttamente, lasciando uno spazio anche diciamo all'esterno, e soprattutto l'allineamento tra di loro dei cassetti, che devono essere precisi. Invece procedo a ritagliare 3 lastre da incollare alla paratia posteriore, che fungeranno da rinforzo della struttura, alla quale poi verrà incollato anche la paratia anteriore. Poi prendo le misure per la posizione dei fori delle maniglie, che dovranno essere uguali al diametro del cavetto di rame. Cavetto che poi verrà piegato a misura e inserito con l'aiuto di una pinzetta. Controllate che siano tutte alla stessa altezza dal piano. E poi incollate la parte che sporge dietro con della colla cianoacrilica. Terminato di inserire tutte le maniglie, incollo anche le restanti 2 gambe alla paratia anteriore, e poi questa verrà poi incollata successivamente al resto della struttura.
Ed ecco finito l'armadietto, ho messo anche le paratie laterali. Adesso rimane solamente poi da mettere una morsa qui e qualche accessorio sopra, oltre vabbè, alla colorazione, ma la colorazione non so se la vedremo in questo tutorial perché sennò diventa troppo lungo. Facciamo una cassa giusto come diciamo accessorio da inserire nella scenetta. Diciamo rispetto a un figurino facciamola alta 16, va? 16, visto che comunque tanto non c'è bisogno di rispettare delle misure precise in quanto ce ne sono talmente tante forme, misure eccetera, l'importante è dare una parvenza di realismo. Se è alta 16 vediamo rispetto a un figurino si può andare, facciamo la lunga sì, 22, facciamo la lunga 22. Quindi facciamo anche la parete posteriore. E come profondità facciamo 12. No, 14, va. Facciamola 14. Un po' più. Ok, queste sono le 4 facciate. Adesso prima di unirle converrebbe prima di tutto dargli una passata con la spugnetta giusto per arrotondare un po' gli spigoli che nel legno non sono mai proprio, soprattutto se è una cassa già vissuta. Dopodiché dobbiamo simulare le assi del legno che la compongono. Allora, a questo punto direi, essendo 16 di altezza, facciamo da 4, quindi 4, 8, 12. Così facciamo, simuliamo 4 assi. E qui adesso con un punzeruolo andiamo abbastanza. Io adesso sto usando un plasticar da 1 millimetro, per cui non dovete esagerare andando in profondità, se no si indebolisce troppo. E poi simuliamo le venature del legno in orizzontale così, senza esagerare, tanto non c'è, giusto una parvenza. Se la cassa è piena non c'è bisogno di farlo dentro. Ovviamente se la cassa poi è appoggiata alla parete non c'è bisogno di farla su quella posteriore, ma facciamola solo sui 2 laterali. Anche qui calcoliamo
4, 8, no scusate, così 4, 8, 12. E facciamo la stessa identica cosa che abbiamo fatto sulla parete, che ho fatto sulla parete anteriore. E anche qua simuliamo le venature del legno senza esagerare troppo, tanto ne basta un po', che poi con la colorazione eccetera verranno evidenziate in maniera, ecco fatto. A questo punto ricordatevi anche la fiancata qua, che comunque di segnale perché c'è chi fa questo errore. Ok, adesso possiamo incollare. Sì, non è una cassa che ci può stare, ecco, come dimensioni. Adesso termino facendo anche la base. Allora, queste sono le 4 pareti della cassa. Adesso, se la volete fare vuota, dovete mettere il fondo e ovviamente ricordarvi di fare la stessa cosa qua. Se invece la volete fare, non so, ad esempio come in questo caso, piena di carbonella o qualcosa del genere, al posto di fare il fondo, che è inutile, si può mettere un foglio, diciamo così, una lastra, non dico proprio in pieno, ma lasciare qualche millimetro, che funge sia da rinforzo generale alla struttura, sia per poi mettere i sassolini che simuleranno la carbonella qui, senza dover riempire tutta la cassa. Ricordatevi sempre di addolcire gli spigoli, tutti gli spigoli, perché il legno, soprattutto se usurato o comunque datato, non è mai a 90 gradi esatti. Ecco, qui c'è il supporto per la carbonella, in modo tale che la metterò solamente un leggero strato. E adesso ci rimane da fare i legni, quelli verticali, che generalmente ci sono nelle varie casse. Facciamolo di 2-3 mm, non di più. Vediamo, questo qui dovrebbe essere un 3 mm. Vediamo come sta. Se è troppo esagerato, no, può andare bene. Cos'è esattamente? È un po' meno di 3, sì, penso che possa andare bene. Facciamo la stessa cosa davanti e dietro. Una volta messe le 4 assi di rinforzo, anche qui dovete fare la testurizzazione del legno, simularlo ovviamente. Bastano poche righe giusto per dargli, tanto questi saranno all'interno dell'edificio, per cui non saranno dettagli molto in vista, quindi dietro è inutile, come ho detto prima, è inutile farli, tanto andranno contro la parete così, quindi non si vede.
E adesso mettiamo la carbonella. Per quanto riguarda la carbonella dovete fare attenzione alle dimensioni, perché ovviamente dovete sempre tutto considerare che state lavorando in scala 1:35, quindi non potete ad esempio mettere un affare così, perché sarebbe veramente, cioè dovrete considerare che sarebbe 35 volte, sarebbe un blocco grosso così, quindi diciamo potete utilizzare diciamo nel contrario questi qui sarebbero troppo piccoli forse. Dovete trovare una misura intermedia che possa andare bene, ad esempio vediamo, ecco, già questi potrebbero essere vediamo un po' come stanno questi, considerandolo a un figurino. No, sono già forse un po' troppo grossi, forse un po' troppo grossi questi. Comunque ecco, dovete selezionare una giusta misura per non esagerare sia in un verso che nell'altro. Una volta trovata la giusta misura si può procedere in questa maniera: si prende un po' d'acqua, un po' di colla vinilica, proprio poca, non ce n'è bisogno, proprio un'esagerazione. Si versa dentro la quantità di carbonella, diciamo così, potrebbe andare bene. Non importa se poi il colore non è perfettamente nero, tanto poi dopo con la colorazione la sistemate. Ecco, fate inzuppare bene i sassolini in modo tale che poi la colla, sì, diciamo li impregni completamente, così quando asciuga poi potete metterli e diciamo rimarranno attaccati. Usate magari una spatolina giusto per aiutarvi. L'acqua poi tanto asciuga, quindi anche se adesso è così, poi una volta asciugato cambia tutto. Ricoprite perfettamente il fondo in modo tale da nascondere la base, diciamo così, quella. Una volta nascosta la base, il resto cercate di metterlo magari al centro, in modo tale da fare una specie di montagnetta di piccola, non c'è bisogno di esagerare. Forse ce ne voleva qualcuno in più, forse. Sistemate poi con la spatolina, sistemate un po' la disposizione dei. Non fate troppo uniforme, magari come se qualcuno avesse raccolto con la paletta un po' di carbonella, in modo tale da fare un po' di una superficie proprio non proprio dritta. E qui adesso dovete aspettare che asciughi il tutto. Ecco fatto, aspettiamo. Ecco fatto, non è ancora del tutto asciutto, ma va bene così. Questo dovrebbe essere più o meno il risultato. Ecco, questo è, diciamo, potete fare una cassa così oppure una cassa vuota. Le possibilità sono innumerevoli. Con questo abbiamo finito.
Qui potete vedere come potrebbe venire. Ripeto, è solo un esempio, non ho solo fatto uno scorcio di un laboratorio di forgia. Potete eseguire modifiche, varianti, ingrandimenti, farne di tutti i colori, quello che volete. Questo che ho portato è soltanto come poter fare qualcosa del genere. Poi ognuno di voi può esprimere la propria arte, la propria creatività, modificando, facendo di tutto. Con questo ho finito. Qui potete vedere la realizzazione completa con tutti i pezzi. Naturalmente la colorazione è solamente abbozzata, così tanto giusto per dargli un'idea. Questo non era un tutorial legato a come fare la colorazione, ma solo alla costruzione, alla realizzazione dei pezzi. Questo è solo uno scorcio, giusto per avere una demo, una dimostrazione di cosa si potrebbe fare. Poi ognuno di voi, in base alle proprie necessità, alle proprie esigenze, può espandere questo tipo di lavori o fare quello che vuole, ecco. Potete utilizzarlo solamente per rappresentare un figurino, oppure inserirlo in un'ambientazione completa di un diorama, di una scenetta, costruire l'edificio intero e magari metterci vicino un veicolo, altri dei soldati o civili o quello che volete, ecco. Se avete delle domande o se volete solo farmi sapere la vostra opinione su questi contenuti, vi prego di scrivere nell'area commenti e vi risponderò al più presto possibile. Ricordatevi di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella in modo tale da essere avvisati ad ogni successivo video che caricherò e non dimenticatevi di mettere il like. Aiutatemi a far crescere il canale in modo tale che io possa continuare a portarvi il mio contributo e la mia esperienza a tutti voi. Grazie.